Ad oggi 10 settembre 2020 ce ne sono 3 di monopattini che mi sentirei di consigliare. Questo però, che l'Autier L6, li supera tutti. Esteticamente questo monopattino è molto differente dall'Erlang H6 ed è anche differente la guidabilità, la sensazione che dà questo monopattino, ma qualcuno potrebbe essere ingannato dalla forma e pensare che sia simile per esempio al Kugu Kirin M4 Pro che abbiamo visto in questo video, che è un buonissimo monopattino, ma questo monopattino è molto differente dal Kirin M4 Pro, non solamente per la capacità della batteria molto differente, è una cosa abissale di differenza, perché questo ha 23,4 Ah, invece il Kirin M4 Pro ha 13 Ah. Questo monopattino riesce a fare con una carica fino a 100 km, che è una cosa incredibile per un monopattino, e non ce ne sono in giro altri che possono fare questo. Ma non è solamente questa la differenza, perché qui il sistema di frenata è completamente differente ed è quello che piace veramente a me, e l'avevo già detto nel video del Langfate L8, perché questo monopattino ha un sistema di frenata sì triplo, quindi col classico freno a disco meccanico dietro e freno a disco meccanico davanti. Ovviamente il terzo è l'EBS, Electronic Brake System, che è il freno a motore, che è una cosa ottima, molto buona e molto utile in monopattino. Ci salva la vita qualche volta questo freno. Non solo ci permette, se il freno è buono, e questo è veramente buono, solo freno a motore, ci permette di non dover cambiare le pastiglie spesso, anzi forse per niente, perché questo freno è veramente buono e la maggior parte delle volte riusciamo a frenare solamente con quello. Salva l'ambiente perché non ci sono le particelle metalliche che vengono rilasciate dalle pastiglie nell'aria. Ma la cosa che mi piace di più in tutto questo non è un fatto estetico, neanche ergonomico, neanche di facilità di utilizzo, ma è di efficacia, perché tutti questi freni sono messi solamente su una leva di un manubrio. Una volta regolato meccanicamente, ovvero davanti il freno è un po' più forte, dietro meno forte, questo freno è il più efficace e migliore tra tutti i freni. Non sbaglia, perché quando schiacciate una sola leva, decidete solamente quanto schiacciare, diciamo il primo livello entra il freno a motore, e poi inizia ad entrare il freno davanti e poi inizia ad entrare il freno dietro. Questo dà una stabilità incredibile in frenata, ci si ferma prima e soprattutto si tende a scivolare meno sui terreni bagnati. Il motore è da 500 watt, esattamente come l'Erlang H6 o anche il Kirin M4 Pro, però
il wattaggio non vi dice tutto del motore, perché il diametro del motore, la lunghezza dello statore, eccetera eccetera, non voglio parlare di questo, fa sì che il motore si comporti diversamente uno dall'altro. Abbiamo fatto un test velocemente per dimostrare quello che diciamo le mie sensazioni che avevo io e Jacopo, e vi faccio vedere questo test. Ok, adesso facciamo una prova di differenza di accelerazione tra l'Autier L6 e l'Erlang H6 V3. Sull'Erlang c'è Jacopo, sull'Autier ci sono io. Pronto Jacopo? 1, 2, 3, via! Ok, l'Erlang mi supera in questo momento, però mi sa che l'Autier adesso recupererà. Ok, siamo a 34. Ok, adesso invece lo sto superando di brutta. Ok, quindi come accelerazione l'Erlang è migliore, però dopo un po' il Lautier lo supera. E facciamo un'altra volta. Ok, 1, 2, 3. Ok, ma sei al massimo? Ok, l'ha stracciato. Come avete visto, l'Erlang H6 ha un'accelerazione più rapida rispetto all'Autier L6, d'altra parte ha meno coppia, perché nella solita salita riusciamo ad arrivare addirittura a 28 km all'ora, e questo è il monopattino che ha più coppia tra tutti i monopattini che abbiamo visto sul canale da 500 watt, quindi legali. 28! Fai 28. 28? Certo. È incredibile. Cioè, questo è il più... È più veloce questo che ho provato. in salita, molto... Sì. ha una coppia incredibile. Però non ha il difetto che avevo menzionato dell'M4 Pro, ovvero quando siete a una certa velocità, schiacciate la leva dell'acceleratore, perde potenza, perde velocità e poi recupera. Quindi l'ESC è tarato meglio di questo monopattino, e sicuramente per una persona che sta iniziando per la prima volta a utilizzare un monopattino, o se volete per qualche motivo mantenere una certa velocità che non è la velocità massima senza passare da un limite di velocità all'altro, ma se volete mantenere il limite massimo ma utilizzare solamente il grilletto, è molto più controllabile, perché non ha questo scatto che ha l'Erlang, che io sono molto abituato a questa cosa e mi piace anche nell'Erlang, però ritengo questo monopattino più stabile e più controllabile, più guidabile rispetto all'Erlang con questa leva, con questo motore, perché posso tarare la leva quanto voglio, lasciare l'altra mano, e il monopattino non mi dà questi scatti di accelerazione molto rapida. Ovviamente questa è una vostra preferenza, ma ho ritenuto interessante trasmettervi queste differenze tra accelerazione, coppia e velocità. Ma quant'è la velocità massima che può raggiungere questo monopattino? È di 45 km all'ora, dipende poi dal vostro peso, dalla pendenza, da quanto carica la batteria, dalla temperatura, eccetera eccetera. Io personalmente sono riuscito a raggiungere 43-45 km all'ora, qualche volta ho toccato anche i 50, che più o meno è la velocità massima del Kugu Kirin M4 Pro, l'Erlang H6 V3 riesce a raggiungere massimo 40 km all'ora, 41-42, quindi per la velocità siamo lì. Per quanto riguarda gli ammortizzatori posteriori, tutte e tre i monopattini sono buoni come sensazioni, ma sono molto differenti uno dall'altro. Il più morbido come ammortizzatore con escursione massima è il Kirin M4 Pro, ha un'escursione veramente alta, e loro lo raccomandano fino a 150 kg, ma secondo me è troppo morbido per 150 kg e bisognerebbe
smontare l'ammortizzatore e cambiare la durezza dell'ammortizzatore. Per quanto riguarda invece il Lautier L6, ha un ammortizzatore sì di forma simile, ma è un po' più duro, sicuramente per 140-150 kg è meglio questo ammortizzatore qua. D'altra parte comunque la durezza dell'ammortizzatore è tarata molto bene anche per pesi inferiori. Io peso 80 kg e devo dire che su pavé, su San Pietrino, anche fuori strada, questo ammortizzatore posteriore è ottimo. Gli ammortizzatori davanti sono di gran lunga migliori rispetto all'Erlang H6 e sono leggermente migliori rispetto al M4 Pro. La pedana è la più larga tra tutte e tre, probabilmente l'Erlang H6 è una pedana leggermente più lunga, questa è davvero comoda, più comoda del M4 Pro. Per quanto riguarda il meccanismo di apertura e chiusura, questo è il più ergonomico, più facile da aprire e chiudere, non solo, è anche più di qualità rispetto agli altri due. L'inclinazione del manubrio è ottima, tarata molto bene per avere una stabilità molto buona sia sul rettilineo ma anche in curva. Il manubrio è fatto veramente bene, molto robusto, anche se sembra più sottile rispetto al M4 Pro. Per quanto riguarda la parte telescopica del manubrio, il Lautier L6 è fatto meglio, abbiamo un'escursione maggiore da questa parte, il che ci permette di stringere di più la parte telescopica, e abbiamo anche dietro questo solco che mantiene la direzione del manubrio anche se lo stringiamo di meno. Questa cosa del solco c'è in tutti e tre i manubri, ma questo è quello fatto meglio. Devo dire che tutti e tre i monopattini hanno un'altezza del manubrio regolabile in modo ottimale, non si può pretendere di più. Probabilmente l'Erlang ci permetterà una lunghezza del manubrio maggiore, però non serve. La miglior luce frontale che abbiamo ce l'abbiamo sull'M4 Pro, anche se secondo me questo è sufficiente come luce, quello dell'M4 Pro acceca proprio. Per quanto riguarda invece il clacson, questo è uno dei più alti tra i due. Tutti e tre i monopattini hanno delle luci laterali, quello dell'Erlang è una luce tipo giostre, ecco, è molto notabile di notte specialmente, che mi piace molto. Per quanto riguarda invece il Lautier, come potete notare, sono luci di colore arancione, sembrano delle frecce, in realtà non sono frecce, continuano a funzionare in questo modo tutto il tempo. La luce dietro è una luce LED molto simile all'M4 Pro e funziona lo stesso anche con la pressione della leva del freno. Le ruote sono da 10 pollici, anche perché se non fossero da 10 pollici non avrei sicuramente detto che è uno dei migliori. Secondo me è la dimensione perfetta, 10-11 pollici. Non abbiamo purtroppo le gomme tubeless, credo che si possano aggiungere le gomme tubeless eventualmente se uno vuole, e hanno una forma via di mezzo tra il Kirin M4 e M4 Pro, quindi non sono proprio da strada, neanche fuori strada come il Kirin M4 Pro, è una via di mezzo. I solchi del battistrada sicuramente sono più marcati rispetto all'Erlang e anche la forma è differente, sono sicuramente molto meglio rispetto all'M4, non posso dire che sono fuori strada, sono proprio da strada e leggermente, diciamo, si può andare anche leggermente fuori strada. Il manubrio è un semimanubrio e si può piegare così molto semplicemente. La cosa che mi piace in questo è che non dobbiamo neanche tirare queste parti qua quando dobbiamo riaprirlo, ma possiamo farlo direttamente come avete visto. È più di qualità e vedete che non vibra. Ovviamente questo non è perché è di qualità, ma perché ho smontato, regolato il grano che c'è qui, e mi raccomando che la vite all'interno, che aiuta a tenere più fisso il semimanubrio e da svitare per avere questo effetto non da avvitare. Il display multifunzione integra anche l'acceleratore, è molto più luminoso per esempio rispetto all'Erlang, sembra simile all'M4 Pro, però questo display multifunzione non ha le funzioni bloccate, ovvero abbiamo la possibilità di personalizzare tutto dalla A alla Z tramite il menu segreto. Vi lascio su sindromedashopping.com
il manuale di istruzione del menu, dove possiamo personalizzare la partenza da zero o con una spinta, possiamo personalizzare la velocità massima, la frenata rigenerativa si può regolare su 0, 1 o 2, quindi che sia più forte o meno forte a piacere. Insomma, possiamo personalizzare tutto. Non solo il display multifunzione, integra anche una porta USB, ci permette di ricaricare un eventuale cellulare che possiamo mettere sul manubrio, che ha tantissimo spazio per metterci un cellulare. Potete anche staccare il tablet della vostra Tesla, metterlo sopra e ci sta. Vi faccio vedere i limiti di velocità che abbiamo detto sono personalizzabili del monopattino. Il numero 1 arriviamo a una velocità massima di 30 km all'ora, la numero 2 40 km all'ora e la numero 3 arriva a 52-53 km all'ora. Come tutti i monopattini che abbiamo visto sul canale, questo arriva con il suo caricabatterie e il caricabatterie da 54.6 volt come voltaggio massimo alla quale fa arrivare la batteria, ed è da 2 ampere, quindi 23,4 ampere che è la capacità massima della batteria, diviso 2 ampere sono circa 11 ore che ci mette a ricaricare la batteria, e abbiamo detto che una batteria carica di questo monopattino ci fa fare addirittura 100 km, probabilmente anche di più se andiamo più lenti e non abbiamo particolari pendenze. Sul lato destro del monopattino abbiamo un connettore Phantom per caricare il monopattino, e questo fa sì che tutte e tre i caricabatterie dei 3 monopattini sono compatibili e interscambiabili tra loro. Ovviamente una batteria con una capacità maggiore fa sì che il monopattino pesi di più, infatti questo monopattino pesa 23,5 kg, che non è poco. Se volete un monopattino il più leggero tra tutte e tre, sicuramente l'M4 Pro, però con 13 ampere con questo motore, specialmente se pesate come me sugli 80 kg, io non lo raccomando. Sì, comunque ha un'accelerazione buona, non ci sono problemi, ma sicuramente durerà come cicli massimi della batteria minori di 500, che sono il massimo di cicli che possiamo fare con una batteria agli ioni di litio. E se volessimo fare un conto, perché questa batteria qui non è solamente adeguata al motore ma ancora superiore, quindi probabilmente andrà a fare, diciamo, come minimo 500 cicli, 500 per 100 km per carica, siamo circa 50.000 km che possiamo fare con la vita di questa batteria, e diciamo se lo trattiamo bene possiamo fare addirittura 60 o 70.000 km, che sono sicuramente impossibili anche per una macchina a scoppio senza fare un tagliando. Per quanto riguarda l'impermeabilità che chiedete spesso, questo monopattino, esattamente come tutti gli altri che abbiamo visto sul canale, è impermeabile all'acqua come schizzi, leggera pioggia, ma non si può né immergere nell'acqua e neanche lasciare sotto la pioggia per lunghi tempi. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il più economico è sicuramente l'Erlang H6 V2, ma se volete prenderlo con il bonus mobilità dovete passare al V3, che potete prenderlo direttamente dall'Italia. Invece l'Autier L6 con il coupon sconto che vi lascio su sindromedashopping.com costa esattamente come il Kugu Kirin M4 Pro, che però ha un sacco di vantaggi in più, non solamente la batteria, come abbiamo detto, rispetto al Kugu Kirin M Pro. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo magnifico monopattino, che è uno dei migliori del 2020, nella descrizione del video, ma anche su sindromedashopping.com potete anche cliccare qua. Nel frattempo vi saluto, e se vi piace questo video cliccate su mi piace, altrimenti mi spiace, e ciao, alla prossima.